Sapevi che non tutte le rotture della value area low e della value area high indicano forza? Tutto dipende da dove si accetta il valore. Nel video di oggi andremo quindi a capire, a spiegare come appunto un eventuale test dell'area di valore della giornata precedente può effettivamente condurci ad un trend e quindi a un movimento direzionale importante. Attualmente stai vedendo la mia piattaforma CTrader che, come ben sai, contiene al suo interno i tool volumetrici di Cluster Delta che la rendono a tutti gli effetti una piattaforma volumetrica ideale per operare sui future, e l'asset di riferimento è il petrolio WTI. Stamattina la mia analisi si è concentrata anzitutto sui volume profile delle 2-3 giornate precedenti. Ed è proprio questo l'esempio che ti voglio mostrare. Poi andremo a vedere anche euro-dollaro e sterlina-dollaro rapidamente, perché attraverso l'analisi dell'order flow puoi effettivamente capire se c'è stata accettazione o meno di valore. Ma vediamo più nello specifico che cosa significa. Potrai notare che nelle giornate di venerdì e di giovedì scorso abbiamo avuto quello che in gergo tecnico viene chiamato fenomeno di overlapping, cioè il volume profile della giornata di venerdì era tutto contenuto all'interno del volume profile della giornata di giovedì. Sia l'area di valore sia il POC non si erano spostati né verso l'alto né verso il basso, e questo è molto importante perché ci comunica la presenza di valore in un'area contenuta all'interno della giornata precedente. Cosa vuol dire praticamente? Praticamente vuol dire che per la giornata in corso, ad esempio se avessimo preso in considerazione la giornata di ieri, non era possibile estrapolare quello che viene definito il bias, quindi non sapevamo se il prezzo avrebbe deciso di muoversi al rialzo oppure al ribasso. Difatti puoi vedere una cosa molto interessante. Sulla sinistra noterai che abbiamo il volume profile settimanale e, come ben sai, su questo volume profile vado a individuare la value area low e la value area high, che è rappresentata dal livello di 59,093 circa. La giornata di ieri ha portato a un test di questo livello, ma cos'è successo? È stato rigettato. Questo significa che non è stato accettato un valore di prezzo inferiore rispetto alla giornata precedente. Tradotto operativamente parlando, se avessi scelto di fare un'operazione short, sarei stato stoppato. La domanda a questo punto è la seguente: ma come posso pertanto capire se un eventuale breakout di una value area low e di una value area high conduce effettivamente all'accettazione di valore? Diciamo che ci sarebbero perlomeno tre elementi imprescindibili da andare a valutare. Il primo su tutti è andare a capire dove si sta posizionando il POC della sessione in corso. Nella giornata di ieri vedrai infatti che, nonostante un test al di sotto della value area low della settimana scorsa, il POC era rimasto posizionato al di sopra della stessa. Questo ci comunica rifiuto della zona e molto probabilmente darà origine a quella che viene definita un'asta fallita. Infatti vedrai anche come da lì in poi il prezzo abbia rifiutato il breakout e sia tornato all'interno dell'area di valore della giornata di lunedì. Stesso identico discorso per quanto riguarda l'evoluzione odierna, perché anche oggi potrai notare come ci sia stato un test sia della value area low della settimana scorsa, sia della value area low di questa settimana, o meglio della giornata di ieri, e ci sia stato un rigetto. Perché? Perché analizzando la struttura del volume profile notiamo immediatamente che la zona del POC è collocata a ridosso della value area high della giornata di lunedì.
e questo mi ha consentito ad esempio di provare un'operazione long che chiaramente è stata anche supportata da un altro elemento molto importante, se vogliamo due, perché oltre al posizionamento del POC devo andare anche a capire come stanno interagendo venditori o compratori aggressivi con venditori o compratori passivi. Andiamo quindi in questa schermata e vedrai che è successo qualcosa di estremamente interessante. Qua noterai il cumulative delta sulla parte inferiore e poi all'interno del prezzo vedrai quelli che sono i big orders che ci danno appunto un'idea di quello che effettivamente sta succedendo a livello di contratti istituzionali che lasciano solitamente traccia quando superano un certo numero di contratti. Ciò che ho notato su questo grafico a 5 minuti è stato appunto qualcosa di molto interessante perché il cumulative delta stava effettivamente accompagnando la discesa del prezzo e quindi se avessi limitato la mia analisi esclusivamente al cumulative delta sarei stato tratto in inganno. I big orders invece mi hanno consentito di capire che tutti questi venditori, guarda quanti big orders sono apparsi su questa candela che poi è andata a segnare il minimo, sono rimasti sostanzialmente intrappolati perché a fronte di una spinta lato bid così importante, la candela successiva ha riassorbito, o meglio ha assorbito tutte queste vendite spingendo con forza al rialzo e questo per me è stato un segnale inequivocabile confermato poi successivamente da quest'altra candela che vedi qua. È una candela ribassista ma con un'ombra inferiore molto pronunciata e con tre pallini verdi, quindi contratti importanti lato ask che mi hanno comunicato ulteriore assorbimento di vendite ed è questo il punto in cui sono entrato a mercato puntando al ritorno verso il volume profile e infatti vedrai che il prezzo effettivamente è arrivato sul volume profile andando a testare anche la value area high della giornata di ieri e poi vedere come anche in questo momento ci sia un rigetto della zona per il semplice fatto che il POC è sì a ridosso del livello ma non ha ancora superato la value area high di ieri. Questo fa sì che non ci sia ancora stata un'accettazione al di sopra della value area di ieri e quindi in questo momento i venditori stanno provando nuovamente a riprendere in mano il controllo delle operazioni. Andiamo a vedere rapidamente euro-dollaro perché qua la situazione è estremamente interessante. Come potrai notare, la giornata di ieri ha evidenziato, nonostante la chiusura di Wall Street, aspettiamo un attimo che si ricarichino i volume profile delle ultime 5 sessioni, eccoli qua. Potrai notare come la value area high si sia spostata verso l'alto, così come il POC rispetto alla giornata di venerdì. Questo ci comunicava accettazione dei valori su livelli più alti e quindi un possibile, probabile bias long per la giornata di oggi. Effettivamente è quello che sta succedendo perché, come potrai notare, l'euro-dollaro sta spingendo con molta forza al rialzo, addirittura andando a rompere la value area high della settimana scorsa. E ciò che notiamo è senz'altro molto interessante perché in questo momento abbiamo un POC e un sottoPOC che sono già posizionati al di sopra della value area high della settimana scorsa e questo ci comunica accettazione. Cosa significa a livello operativo? Che qualora dovesse esserci una correzione, magari verso questa zona dove il delta ci comunica tanti compratori o ancora meglio verso questa zona dove troviamo il livello della value area high della settimana scorsa, potrei pensare di entrare in acquisto perché molto probabilmente chi è già entrato in acquisto proteggerà le proprie posizioni e chi invece ha perso il treno cercherà appunto delle opportunità di acquisto molto probabilmente su zone di questo tipo. Ti porto anche a vedere la sterlina perché la dinamica è abbastanza simile. Ora facciamo un refresh alla pagina in maniera tale che vengano caricati i volume profile, ma già puoi notare, eccoli qua, come anche nel caso della sterlina il POC di ieri si è spostato verso l'alto rispetto alla giornata venerdì, stessa cosa per quanto riguarda l'area di valore, quindi bias rialzista, sterlina che parte al rialzo,
breaka anche la value area high della settimana scorsa e, come potrai notare, stanno costruendo valore al di sopra di quel livello, quindi c'è stata accettazione. Questo significa, così come per l'euro-dollaro, che anche in questo caso, a fronte di una correzione che dovesse portare il prezzo a testare magari il POC della settimana scorsa o la value area high della settimana scorsa, a fronte chiaramente di nuove aggressioni long, potrei pensare di strutturare un'operazione al rialzo. Quindi, come ben puoi capire, il concetto di accettazione è fondamentale per la nostra operatività a favore di bias. Il modo per poter individuare il bias è abbastanza semplice, come avrai intuito, così come è abbastanza semplice, diciamo, capire appunto se c'è stata accettazione dopo l'eventuale violazione di un livello così importante. Se questo video è stato di tuo gradimento, io ti invito a lasciare un bel like, a interagire col sottoscritto attraverso la sezione commenti, iscriviti al canale, a te non costa niente, a me invece aiuta tanto, attiva la campanella così verrai avvisato ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video e, come sempre, ti do appuntamento a una prossima registrazione. Ciao!